Ciao a tutti, Ciao a tutti, io sono Luca, io sono Valeria. benvenuti a The Vegan Soul. Nella Vegan Talk di oggi vorremmo parlarvi di latte e più precisamente di latte vaccino. Vi siete mai chiesti perché l'uomo nel corso della storia ha reso una cosa normale l'assunzione di latte di mucca? E non vi siete mai chiesti perché nei supermercati non si trova mai latte di maiale, cavallo, altri mammiferi, invece solo latte di mucca? Beh, diciamo che una vera e propria risposta non esiste. Ci sono diversi fattori che hanno influenzato il fatto che l'uomo si sia indirizzato verso il latte vaccino e senza dubbio il motivo più importante è quello della facile dominazione dell'animale. Infatti l'uomo nel corso degli anni ha trasformato questo mammifero in un animale tranquillo e mansueto e malleabile. Ma secondo voi un mammifero come l'uomo ha davvero bisogno di nutrirsi del latte di un'altra specie? La risposta ovviamente è no. Basti pensare che l'essere umano è l'unico animale sul pianeta che si nutre sistematicamente del latte di altre specie di animali. E non vi siete mai chiesti perché se il latte è così necessario e nutriente come si può pensare, non troviamo per esempio al supermercato latte di altre donne? Beh, la risposta è semplice, perché il latte prodotto da un mammifero serve a nutrire i cuccioli di quel mammifero. Esatto, infatti le mucche non producono il latte tutti i giorni o solo in certi periodi. Le mucche, come per esempio le donne, producono il latte in un determinato periodo, cioè quando sono in dolce attesa. Quindi in poche parole, le mucche usate per produrre latte passano l'intera vita ad essere fecondate artificialmente in modo da produrre continuamente latte. Dopo la gestazione, se il cucciolo è un maschio, quindi un vitellino, viene comunque tolto dalla madre per finire direttamente al macello in modo che gli sia impedito di bere il latte, mentre se è una femmina, quindi un'altra mucca, è molto probabile che rimpiazzerà la madre nella produzione di latte. Ad ogni modo, sia che sia maschio o femmina, il cucciolo viene allontanato immediatamente dopo il parto per appunto essere privato del latte che poi finirà nelle nostre tavole. Sì, è una cosa veramente triste e nella maggior parte dei casi alle mucche, per produrre più latte, per essere più produttive, vengono somministrati molti ormoni che appunto sollecitano la produzione del latte per essere ancora più produttive, per poter permettere alle industrie di avere più latte da vendere a noi. Però appunto questi ormoni finiscono nel latte e poi finiscono nel nostro organismo. Quindi oltre a queste sostanze, nel latte troviamo anche delle cellule somatiche che sono permesse solo in determinate quantità nei diversi paesi. Per cellule somatiche intendiamo globuli rossi e globuli bianchi. Quindi pus e sangue. È vero che queste cellule sono rese innocue dalla pastorizzazione, però ovviamente sono comunque presenti nel latte. Quando beviamo latte ingeriamo anche queste sostanze. Esatto, quindi il latte che generalmente troviamo nei supermercati subisce una pastorizzazione, molto spesso anche una scrematura, perché ovviamente il colesterolo e i grassi che ci sono nel latte fanno malissimo e quindi nella maggior parte dei casi vengono tolti, e di sostanze nutritive nel latte alla fine rimane ben poco. Esatto, infatti ciò che resta nel latte quando lo ingeriamo sono principalmente calcio e caseina. Il calcio si trova in buone quantità, ma in realtà quantità anche maggiori si trovano in tutta la frutta e la verdura. E infatti attraverso una buona dieta non abbiamo bisogno di integrare calcio attraverso il latte. Diversi studi hanno dimostrato che la caseina è una proteina che rende acidi il sangue, quindi i tessuti. Comunque sia, una volta ingerita, il nostro corpo deve mettere in atto dei processi per cercare di riequilibrare questo squilibrio di acidità causato dalla caseina. Per riequilibrare questa acidità, il nostro organismo deve utilizzare parte del calcio e altre sostanze che si trovano nelle ossa. Quindi se noi pensiamo che assumendo latte assumiamo calcio e altre sostanze che fanno bene alle nostre ossa, in realtà stiamo credendo qualcosa che è esattamente il contrario di quello che avviene in realtà. Non è un caso che nei paesi con il maggiore indice di consumo dei derivati del latte ci sia una maggiore incidenza di osteoporosi. Infatti in paesi del sud-est asiatico o anche per esempio il Giappone, prima della globalizzazione c'era un indice molto più basso di osteoporosi o altre malattie come il cancro alla prostata o al seno rispetto ai paesi dove si consuma molto latte.
Comunque vi lasceremo in descrizione alcuni link di alcuni documentari o alcune ricerche, così che possiate anche voi farvi un'opinione, leggere, e anzi ci piacerebbe poi confrontarci con voi, capire un po', sapere cosa ne pensate. Esatto. Per non fare troppo i melodrammatici, comunque per esperienza personale vi posso dire che non avete bisogno di latte e di tutti i derivati, perché esistono moltissime alternative, soprattutto nella sfera dei latti vegetali. Quindi abbiamo diversi tipi di latte, abbiamo latte di soia, Latte di mandorla, latte di cocco, latte di avena, latte di frumento, latte di riso, latte di anacardi, latte di orzo, latte di lupino, latte di piselli, latte di noci, latte di quinoa, latte di semi di lino, latte di semi di chia, latte di semi di girasole. latte di semi di lino. Quindi le alternative sono tantissime e sono veramente gustose, ognuna ha un sapore particolare, diverso a seconda dei vari utilizzi, basta solo provare. Alcuni tipi di latte sono molto difficili da trovare nel supermercato, però sono molto facili da autoprodurre a casa in maniera molto veloce. Ok, la nostra chiacchierata finisce qua. Su questo argomento ci sono molte cose da dire, fateci sapere cosa ne pensate. Se avete tempo date un'occhiata ai link con i documentari e varie ricerche che vi elenchiamo. Così scoprirete ancora più cose. Mettete un mi piace e iscrivetevi, mi raccomando. Al prossimo video e ciao! Difficili da trovare nei supermercati, però al contrario sono